Buongiorno amici e ben ritrovati sul mio canale Lo Testo. Come avevo promesso, sono qui per darvi la recensione definitiva del mio smartwatch Amazfit T-Rex 2, che devo dire mi ha veramente colpito. Stiamo parlando di questo oggettino. Come vi avevo detto, faccio un breve riassuntino. Praticamente stiamo parlando di l'orologio, l'ultimo nato della casa Amazfit. Stiamo parlando di un orologio che pesa circa 66 grammi e mezzo per la precisione, 47 mm la cassa per uno spessore di 13 mm 65. Diciamo che le dimensioni sono generose, ma assolutamente non è un peso piuma, ma comunque leggero. Devo dire che da che l'ho acquistato, sto parlando dell'11 di agosto, quindi poco più di un mese, mi sta dando tante soddisfazioni. Perché? Perché innanzitutto è robusto come prometteva di esserlo, in quanto la scocca, che io la chiamo volgarmente plastica, ma in realtà è un materiale plastico ad alta resistenza, è stato certificato con gli standard più elevati a livello militare. E devo dire che è così, perché io faccio un lavoro che non è propriamente tra i più leggeri, botte ne prende, ma assolutamente lui svolge il suo compito nella maniera migliore possibile. Poi un altro aspetto che veramente mi è piaciuto, il fatto che comunque nel suo essere robusto ha la possibilità di seguirti nell'arco di tutta la giornata, perché per l'utilizzo che ne faccio i 25 giorni di autonomia sono assolutamente più che rispettati. Autonomia che ovviamente si riduce nel momento in cui andiamo a utilizzarlo per la parte fitness. Ricordo che tra le varie caratteristiche ha praticamente il BioTracker 3.0, composto da 6 diodi che gli permettono di rilevare, oltre alle pulsazioni, l'ossigenazione e la respirazione. Quindi la particolarità di questo orologio sta nel poter tenere sotto controllo un pochino tutti quelli sono i parametri vitali. Allora, va detto una cosa, va detto che questo è uno smartwatch da 229 euro. Io l'ho pagato 30 euro in meno perché era in offerta su Amazon, quindi per fugare qualsiasi dubbio, se il vostro interesse è lo paragoniamo con un Phoenix, piuttosto un Garmin Phoenix, piuttosto che un Sunto 9, piuttosto che un Apple Watch Ultra, no, questo è un oggetto del tutto robusto, del tutto semplice, fa un'infinità di azioni, quindi ha un'infinità di programmi e di possibilità, ma non è assolutamente paragonabile a smartwatch che costano 3, 4, 5 volte il suo valore. Quindi questo per correttezza va detto, io ne sono assolutamente contento, lo uso tutti i giorni, sono un ex utente Apple Watch. Ad oggi non farei cambio perché col lavoro che faccio e per il tipo di vita che faccio vorrebbe dire disfare l'Apple Watch nel giro di 3 giorni, però bisogna essere corretti e paragonare mele con mele, pere con pere. Questo è quello che ci tenevo assolutamente a dire. Tornando un pochino a bomba su questo oggetto, vi posso dire che non vi piace nero? Questa è la colorazione Amber Black. Poi ci sono 4 varianti sostanzialmente: Amber Black, Astro Black, Desert Khaki e Wild Green. Ora, come vi dicevo, sono assolutamente contento perché comunque il suo display, stiamo parlando di un AMOLED da un pollice 39, riesce ad arrivare a 329 ppi con una risoluzione di 450x450. Devo dire che è assolutamente di tutto rispetto. La funzionalità è assolutamente competitiva con gli altri orologi perché veramente ha circa 150 attività, 158 per la precisione, si va dalla corsa addirittura allo scacchi allo yoga e quant'altro, quindi qua ci si può sbizzarrire. Quello che mi è piaciuto è la sensibilità del display e la possibilità di leggerlo senza fatica in qualsiasi condizioni di luce. Faccio presente che una cosa molto carina che non ho ritrovato per esempio su smartwatch anche più blasonati
e il sensore di luminosità che è posto assolutamente qui diciamo, dove riesce a prendere bene i raggi luminosi e riesce ad adattare perfettamente il quadrante per una lettura ottimale. Un'altra piccola chicca, questo è il quadrante che ho scelto io, ma nello store ce ne sono assolutamente di migliaia e migliaia di quadranti, quindi da quelli gratis, questo è uno di quelli, a quelli a pagamento, ma veramente ci si può sbizzarrire. Bene, questa è un pochino la panoramica. Poi adesso scendiamo in quello che è l'utilizzo dello smartwatch vero e proprio. Piccolo inciso, Amazfit ha voluto fare un qualcosa di elegante e diciamo vuole sempre più strizzare l'occhio a quelli che sono i brand più blasonati. Quindi il packaging, come vi avevo già detto all'inizio, è minimale ma assolutamente fatto bene. Quindi all'interno della scatola troverete l'orologio e il suo cavo di ricarica. Ecco, se dobbiamo magari muovere un pochino quello che è una critica, sta nella base di ricarica, è magnetica, si collega e il tempo di ricarica è praticamente di circa un paio d'ore più o meno, ma quello che non mi è piaciuto molto è questo senso di economicità del cavetto. Lavora egregiamente, fa il suo servizio, l'innesto dell'USB è perfetta, però mi sarei aspettato qualcosa di più. Cosa che invece è stata fatta molto bene, quindi è stato sviluppato molto bene a livello software, perché vi devo dire che a mio avviso la gran parte diciamo il punto a favore di questo smartwatch è l'applicazione, in quanto si è assolutamente ci si è assolutamente concentrati sullo sviluppo dell'applicazione che è la ZEP, come potete vedere qui. Mi metto a furor di camera, eccola qua, la ZEP che io ho già provveduto ad aggiornare e come vi dicevo lo smartwatch in questione, quindi il nostro T-Rex, parla egregiamente in maniera perfetta con quella che è l'applicazione. Ho rilevato sin qui un paio di bachi, nel senso che in un mese rotti di utilizzo più o meno intenso mi è capitato che si riavviasse una volta, questo non rispondesse più ai comandi e a un certo punto si riavviasse e una cosa che non sono ancora riuscito, ahimè, a gestire, ma credo che a questo punto non è un limite mio, non sia un limite mio, è il far funzionare il Trova orologio e viceversa il Trova smartphone, perché in teoria, come avviene per esempio per Apple, questo smartwatch sarebbe in grado di ricercare, quindi di far suonare il telefono e viceversa, se doveste avere il telefono, quindi il vostro smartphone a portata di mano, ma non trovare l'orologio, lo smartwatch, potreste ricercarlo. Ecco, questo io a livello di Apple non sono riuscito a farlo. Ho provato più e più volte, ma probabilmente è un limite di programmazione. Sono certo che queste cose sono piccolezze in quanto a livello di software gli aggiornamenti sono costanti. Io il primo aggiornamento che ha fatto ha praticamente stravolto l'orologio. Se vi ricordate nella recensione precedente vi avevo specificato che con l'aggiornamento, il primo aggiornamento importante ricevuto da questo smartwatch, praticamente era stata installata la possibilità di caricare dei percorsi, degli APX, sullo smartwatch in modo tale da poterli poi utilizzare durante le sessioni di allenamento. Ora, come vi dicevo, l'applicazione è molto molto intuitiva e è piena di informazioni. Potete vedere che è personalizzabile. Io in questo momento diciamo ho lasciato la schermata di default che è quella secondo me più completa. Qui potete vedere il grado di ricarica, vi dice anche l'ultima ricarica effettuata, vi dice in questo caso potete impostare tutti quelli che sono il monitoraggio della salute, quindi la frequenza con cui rileva il battito cardiaco piuttosto che l'ossigenazione e quant'altro. Sono tutti parametri configurabili. Sempre in questa diciamo schermata potete addirittura
personalizzare quelli che sono i quadranti. Come vi dicevo prima, ce ne sono veramente un'infinità, da quelli più complicati a quelli più semplici, però c'è solo da sbizzarrirsi. Questo diciamo per quello che è un overview. Poi se vogliamo andare pian pianino più nel dettaglio, vabbè, ci sarà la pagina profilo dove ovviamente non vi faccio vedere perché ci sono i miei dati, ma comunque è la classica schermata dove si imposta il peso, la mail, tutto ciò che riguarda il profilo utente dello smartwatch. Cosa invece interessante è il profilo salute. Qui noi troveremo tutti i tipi di allenamento diciamo effettuati e poi avremo la possibilità, ecco per esempio in questo momento, vedete che è abbastanza macchinoso, altro baco, vedi il bello della diretta. Piccole cose per carità, però vanno diciamo segnalate. Qui noi potremo impostare l'applicazione come più preferiamo, con le attività che più ci aggradano e nella modalità in cui più ci interessano. Per esempio, il mio obiettivo, ho messo 8000 passi e le calorie bruciate, quindi qui ovviamente mi arriveranno delle notifiche sull'orologio che mi permetteranno di capire quando ho superato la soglia o quanto vicino sono alla soglia che ho impostato. C'è la possibilità, come già negli altri Amazfit e in smartwatch similari, c'è la possibilità di collegarsi ad amici per fare delle piccole sfide, confrontare quelli che sono di volta in volta i risultati ottenuti, gli obiettivi raggiunti. Bene, questo diciamo è un overview su quello che andava detto. Quello che realmente vi devo dire è che ho trovato veramente un prodotto robusto, bello, mi piace proprio questa forma rugged, insomma, si vede che c'è la sostanza. Quindi non avrei grosse lacune da segnalarvi o comunque cose che mi hanno lasciato un po' perplesso. Devo dire, qualcuno guardando un pochino su YouTube o diciamo sentendo un pochino i pareri di amici e quant'altro, hanno mosso dei dubbi su quello che è l'altimetro piuttosto che la precisione dei passi e quant'altro. Allora, io l'ho testato personalmente e l'ho fatto testare a amici ben più sportivi di me e devo dire che sulla lunghezza, su quelli che sono il conteggio dei passi, su quello che è la rilevazione dei parametri vitali, si è comportato tutto sommato in maniera molto interessante. Ho trovato degli scarti del 2-3% su quelli che sono i battiti e ancor meno su quelle che sono le distanze percorse o i passi. Per quanto riguarda invece l'altimetro, qualcuno ha mosso veramente dei dubbi grossi, quindi dava degli scarti importanti di centinaia di metri. Io in realtà, una volta impostato e azzerato sull'altezza che diciamo sapevo che era nominale ed era certa, non ha fatto scherzi. Quindi io devo dire che sotto il profilo altimetrico, sotto il profilo delle pulsazioni, sotto il profilo dell'ossigenazione del sangue, mi ha dato risultati assolutamente equiparabili a orologi ben più blasonati. Prima vi ho citato il Phoenix piuttosto che il Sunto, ecco, per non ripeterli e ricitarli, però devo dire che non c'è tutta questa gran differenza. Quindi tenete presente che stiamo parlando di un orologio di 229 euro in qualsiasi store. Credo che questo veramente faccia un pochino la differenza. Io ho deciso di adottarlo come mio smartwatch personale, quindi non mi escludo di provare altri smartwatch, ma devo dire che mi ha fatto veramente non mi ha fatto rimpiangere il mio Apple Watch o comunque anche il Garmin che avevo in precedenza. Non mi dilungo su quelle che sono diciamo tutti i menu e i sottomenu dello smartwatch. Ovviamente voi chiedete, io sono qui apposta, però vi posso dire che ce ne sono un'infinità e la cosa bella, la particolarità di questo smartwatch è che è assolutamente comandabile con il touchscreen che è reattivissimo, come potete vedere, ma una cosa che mi è molto piaciuta sono i tasti fisici. Ci sono i 4 tasti fisici in metallo che permettono di selezionare quelle che sono le attività e quant'altro. Vedete, io posso fare
l'ho richiamato con la selezione up and down, quindi io le posso assolutamente scorrere tutte, e sia con il display sia con i tasti up e down. Questa è una particolarità che è molto molto interessante. Bene, mi credo di avervi detto tutto, mi sono già dilungato, sono 15 minuti che sto parlando e a voi vi sarà arrivata l'utite, quindi spero di non avervi dato troppo fastidio. Punti a favore, ve l'ho detto, robustezza, diciamo il costo assolutamente in linea con quello che è il prodotto, non dico che è un prodotto cheap perché comunque sono 230 euro, 229 per la precisione, però li vale tutti. A sfavore sì, qualche piccola sfumatura che sicuramente per chi è abituato a smartwatch più blasonati sono difficili da digerire, però secondo me sono del tutto opinabili o del tutto trascurabili, perché questo è un prodotto sulla cui bontà ci sono veramente pochi dubbi. Qualcuno si era, diciamo, espresso un po' così malamente perché diceva sì, ma è complicato sostituire il cinturino, sì, però la cassa, insomma, potevano inventare un'altra maniera, così ci vincolano a dover cambiare il cinturino solo quando vogliono. In realtà non è così. Ho già provveduto a acquistare, non mi sono ancora arrivati, ma ho provveduto ad acquistare quelli che sono dei cinturini di ricambio per il puro gusto di volerli provare, insomma, e sostituire. Non credo ci saranno complicazioni particolari. Sì, sono delle viti assolutamente strane, si sono inventati delle viti assolutamente strane, ma ho già visto che i cinturini sono assolutamente facili da sostituire, così come hanno già provveduto a inventarsi la cover in modo tale da proteggere quello che è lo schermo e il display, anche se non ce n'è troppo bisogno, perché come vi dicevo non mi sono messo a congelarlo, buttarlo in terra e quant'altro, perché è già stato fatto, è già stato visto, ma vi posso assicurare che è difficoltoso scalfirlo, perché io, ecco, parlavo prima del mio lavoro, possiamo equipararlo a un carpentiere e posso dirvi che non c'è assolutamente segno rilevato sulla cassa o sul vetro, quindi questo è perfetto. Se dovessi dirvi l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso, ma è diciamo un qualcosa che è abbastanza prevedibile, è il cinturino, che è di silicone, un ottimo silicone, quindi morbido, non lascia sudare e non suda il polso e quant'altro, però questo suo essere è assolutamente morbido e comodo porta le fibbiettine a consumarsi precocemente, quindi secondo me prima o poi queste mi lasceranno, però come ho già detto ho già pronto il piano B, quindi sostituirò il cinturino e vedremo un attimino come andrà a finire. Bene, allora io credo di avervi detto tutto, quindi volete andare al mare? Questo sopporta 10 atmosfere, 100 metri. Fate un lavoro pesante, io ce l'ho il polso H24 e vi posso dire che non ha nessun tipo di remora a dare qualche pestone alla lamiera o al muro. Volete tenere il sonno controllato? Questo ha un monitoraggio del sonno assolutamente molto 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 interessante. Siete degli sportivi senza andare a fare l'Ironman, piuttosto che questo è uno smartwatch che vi permette di avere a vostra portata di mano tutte le principali attività. Quindi credo che ce ne sia già a sufficienza per dare una spiegazione al costo. Anzi, a mio avviso, altri marchi più blasonati avrebbero partorito oggetti ben più costosi. Però questa è la mia modesta opinione. Vi chiedo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e assolutamente lasciarmi dei commenti per quello che ne pensate, per quello che quello che vi passa per la testa, quello che volete chiedermi o semplicemente confrontarmi con me. Mi piace che il mio canale sia aperto a tutti e possibilmente una sorta di piazza per il confronto. Quindi vi aspetto sul mio canale, vi prego di iscrivervi perché ho bisogno delle vostre iscrizioni in modo tale da portarvi contenuti sempre nuovi e sempre migliori, perché
comunque mi rendo conto che si può assolutamente migliorare. Io vi saluto, vi ringrazio e dal canale Lo Testo è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!